Per intraprendere un lungo viaggio a Cuba bisogna rapidamente entrare nel modo di pensare della sua gente. Qui non esistono schemi, non esistono orari, certezze o programmi. Si vive il momento, si segue l'imprevedibilità delle situazioni e ce ne rendiamo subito conto con la nostra prima esperienza Via Azul, la compagnia di trasporti che consente di viaggiare per tutta l'isola. Gli spostamenti col Via Azul durano spesso molte ore ed è ordinario imbattersi in autisti che danno vita a continui fuori programma. Varie soste lungo la strada per dare passaggi a sconosciuti, improvvise soste nel nulla per pranzare o fare colazione, pausa caffè e così via. I piani saltano e gli orari di arrivo sono quasi sempre sballati. Proprio come ci è successo lungo la Farola, la bellissima ed unica strada che consente di raggiungere la nostra prossima meta, la piccola Baracoa. Prima città cubana e prima capitale dell'isola, Baracoa ha un fascino surreale e ammaliante, dovuto forse al fatto che fino al 1960 era raggiungibile solo via mare. Ciò le ha consentito infatti di estraniarsi dal contesto cubano per molto tempo, garantendo a questa piccola cittadina un legame sempre vivo con le proprie origini. La piccola Baracoa è facilmente pedonabile in poche ore e le tante stradine che si incrociano portano tutte a Parque Independencia, in cui colorati colonnati formano il perimetro della viva piazzetta alberata. La sgargiante Catedral de Nuestra Señora de Asunción veglia sui numerosi turisti e locali. Costruita nel XVI secolo, ha patito anni di abbandono e uragani, ma si mostra oggi in forma lucente. A guardare la cattedrale, quasi con dispetto, ritroviamo il busto di Atuey, capo indigeno della popolazione dei Taino, bruciato vivo vicino Baracoa nel 1512 per aver rifiutato la conversione al cattolicesimo imposta dai colonizzatori. Baracoa infatti vide per prima l'arrivo di Cristoforo Colombo, che quando sbarcò si imbatté subito nella popolazione indigena dei Taino. Secondo gli storici, furono proprio i Taino a dare il nome all'isola di Cuba e nonostante il significato sia ancora un mistero, si crede che Cuba venga proprio dalla parola indigena Cubao, che tradotta significherebbe dove abbonda la terra fertile. Basta allontanarsi un po' dalla piazza principale per rendersi conto degli acuti contrasti che caratterizzano Baracoa. Al lucente e restaurato Parque Independencia fanno da contraltare le case a pezzi ed i quartieri trascurati. Questo contrasto esplicita uno degli aspetti più ricorrenti in tutta Cuba: la disarmonia tra turismo e vita vera, tra centri turistici tirati a lucido e abitazioni periferiche completamente desolate. Un compromesso sleale in cui a rimetterci sono sempre i cubani, vittime di un male inevitabile chiamato globalizzazione. Para todos, Uno para todos. Una delle cose che più ci meraviglia sono queste piccole montagnette, queste collinette che si alzano dal nulla. Per esempio c'è il Yunque, che è proprio qui dietro Baracoa, che è veramente particolare. Una tavola, una montagna Sì. a tavola.
Ma rende il panorama unico, veramente. Pazzesco. Tra l'altro il Yunque è proprio il simbolo, è diventato il simbolo di Baracoa. Baracoa suscita una sensazione particolare. Sembra quasi che si sia finiti in una baia di pirati, isolata e selvaggia, in cui la natura circostante domina incontrastata. Secondo giorno qui da Baracoa e abbiamo un programma veramente molto invitante. Rosy? Sì, oggi per uscire un po' dalla città di Alzo Caos andiamo a fare un giro nel fiume Liumuri e partiamo proprio dalla bocca della foce del fiume. Faremo tutto un giro in barca nel canyon e vedremo un po' la naturaleza cubana. E anche ci hanno detto la preparazione del cioccolato tipico di Baracoa, che sembra veramente molto interessante. Viaggiando verso il fiume Yumuri si passano fertili e rigogliose piantagioni di banano, platano e palme da cocco, ma soprattutto cioccolato. Baracoa infatti è conosciuta come la città del cioccolato e in una delle fattorie che popolano la zona è possibile seguirne i processi di realizzazione. Nosotros decimos pasta de cacao. Joan. Pasta de cacao. La pasta. Esto es muy importante. Casi desde aquí a acá. Con estas 2 cucharadas puede hacer chocolate para 6 personas. Porque es amargo fuerte. Con su aceite, su vitamina, su cafeína, todo. Un cacautero ci mostra tutto il lungo e laborioso processo del cioccolato e non si può che rimanere deliziati dal gusto ruvido e genuino del cioccolato cubano. In questa regione cubana il cioccolato ha rappresentato l'unica forma di sostentamento nutritivo per molti bambini durante il periodo di crisi alimentare dei primi anni 90. Per questo motivo, ancora oggi, uno spirito di gratitudine verso le piantagioni di cacao guida il lavoro dei contadini locali. El cultivo del cacao yo digo que es, nosotros debemos tratarlo como la mujer, cariñoso, amable, porque si no lo tratamos así, no hay buena cosecha y no hay buena producción. Dopo la sosta golosa ci dirigiamo verso la Boca dei Yumuri, dove una barchetta ci aspetta per entrare nello spettacolare canyon. Il nome Yumuri, di origine taino, sembra essere legato a una triste leggenda locale. Durante la violenta invasione spagnola, numerosi indigeni, per sfuggire alle torture dei conquistatori, preferirono il suicidio, lanciandosi da queste rocce e gridando "Ya morí", che tradotto significa "sono già morto". Quindi per molti l'origine del nome deriva proprio da questa vicenda storica. Nonostante lo stile arrangiato e trasandato a causa delle sventure affrontate, Baracoa merita di essere vissuta pienamente, perché è una città magica, in cui il richiamo alle origini rimbomba sincero tra le sue leggende. Credere in queste storie concede una chiave di lettura nuova, che lascia molto spazio allo stupore e alla purezza dello sguardo. Piensa que eso lo va a escuchar todo el mundo. ¿Qué quieres decir? Somos felices aquí en la playa, mucho. Queremos mucho a los extranjeros porque nos ayuda mucho. Qué bien, qué bien. Perché in fondo si può essere felici con poco, basta avere leggende in cui credere.